Dal Vangelo secondo Giovanni. Una buona domenica a tutti. Oggi si interrompe la lettura del Vangelo secondo Marco che ci ha accompagnato dall'inizio dell'anno liturgico e per 5 domeniche noi mediteremo sul capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni. Prima di commentare il brano che ci viene proposto oggi, voglio premettere alcune osservazioni che ci aiutano ad accostarci in modo corretto al testo, perché è facile correre il rischio di interpretarlo male e quindi di perdere il messaggio che l'Evangelista ci vuole comunicare. E la prima osservazione riguarda il titolo che noi troviamo sulle nostre Bibbie: Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cancelliamo subito questo titolo perché ci porta fuori strada, ci allontana da ciò che l'Evangelista ci vuole dire. Se noi scorriamo attentamente il testo, verifichiamo subito facilmente che non c'è alcun cenno a moltiplicazione. Si parla soltanto di 5 pani e 2 pesci che sono stati consegnati nelle mani di Gesù e che lui distribuisce a tutta quella folla senza aggiungere nulla, e con grande sorpresa di tutti, quei 5 pani e 2 pesci non solo sono sufficienti per saziare la fame di tutta quella gente, ma ne avanzano anche tanti. Riescono a riempire 12 ceste con i pani avanzati. Tutto qui, quindi cancelliamo dalla nostra mente quelle scene che abbiamo visto in certi film in cui Gesù compare come un abile mago che tira fuori da una cesta pani e pesci e questa cesta non si svuota mai. Queste moltiplicazioni non hanno nulla a che vedere con il segno che oggi Gesù ci propone. Seconda osservazione. Nei Vangeli questo racconto ricorre ben 6 volte e non ce ne sono 2 uguali. Uno dice che erano 7 pani consegnati a Gesù, un altro che erano 5 pani e 2 pesci, uno dice che erano nel deserto, l'altro dice che c'era l'erba verde, uno dice che erano 4.000, l'altro 5.000, quelli che hanno mangiato quei pani. Uno parla di 12 ceste avanzate, l'altro di 7 sporte. Non ce ne sono 2 uguali. Bene, diciamolo subito come stanno le cose. Non si tratta di 6 episodi diversi, ma di 6 riletture dello stesso segno dato da Gesù, un segno così carico di messaggio che gli evangelisti hanno sentito il bisogno di presentarlo tutti e Matteo e Marco lo presentano 2 volte perché vogliono che il messaggio del segno sia completo. Terza osservazione, voglio accennare ad alcuni interrogativi che ci vengono posti dai non credenti ma che sorgono anche in noi quando leggiamo pacatamente questa pagina. Com'è possibile che 5.000 uomini siano andati dietro a Gesù con le mogli e con i figli? Marco al capitolo 8 ci dice che per 3 giorni lo hanno seguito. Giovanni, lo sentiremo tra poco, dice che lo hanno seguito sul monte. È davvero inverosimile come cronaca. E poi, e quante ore avrà impiegato Gesù a distribuire quei pani e quei pesci a quella folla immensa? E poi raccolgono i resti. Dove sono andati a prendere quelle 12 ceste? Le avevano portate dietro vuote. Infine, com'è possibile che soltanto un bambino abbia conservato i 5 pani e 2 pesci? Lo sappiamo che i bambini sono i primi che mangiano tutto. Questo dettaglio non è verosimile. Allora o si tratta di un bambino anoressico o è un bambino simbolico.
Insomma, non ci vuole molto per concludere che gli evangelisti non ci stanno raccontando un fatto materiale, ma stanno presentando una pagina di catechesi composta con immagini bibliche che sono ben note ai loro lettori e che anche noi oggi cercheremo di comprendere. Un'ultima osservazione. Il problema a cui il racconto vuole rispondere è la fame materiale, non la fame spirituale. Nelle prossime domeniche ci verrà proposto il discorso di Gesù sul pane di vita e lì si parlerà dell'alimento di vita che è la parola di Dio, la sapienza che viene dal cielo. Alla fine del capitolo si parlerà anche del pane, ma solo alla fine del discorso del pane eucaristico, non oggi. Oggi Gesù vuole insegnarci a compiere un prodigio, questo, eliminare la fame del mondo. Noi vorremmo che fosse Lui a compiere questo miracolo facendo piovere la manna dal cielo, moltiplicando i pani. Invece Lui non lo fa, insegna a noi a compiere questo prodigio. La fame deve scomparire dal mondo e questo prodigio Lui vuole che lo compiamo noi. Fatte queste premesse, sentiamo come inizia il racconto. Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Ho detto prima che per cogliere il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare dobbiamo prestare molta attenzione ai richiami biblici che lui introduce in questo racconto. E il primo di questi richiami è alla Pasqua ebraica. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei, e la Pasqua, lo sappiamo, era la celebrazione del passaggio di Israele dalla terra di schiavitù alla terra della libertà. L'Evangelista sta dicendo: presta attenzione perché in questo racconto Gesù è presentato come colui che vuole realizzare un esodo nel quale tu sarai coinvolto. Vediamoli questi richiami all'esodo. Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea. In Galilea non c'è alcun mare, c'è un laghetto. Luca lo chiama Limne, lago. Come mai l'Evangelista Giovanni lo fa diventare mare? Un mare che Gesù attraversa, proprio come Mosè ha attraversato il Mar Rosso, seguito da tutto il popolo. È il mare biblico questo. È il richiamo al fatto che Gesù vuole far fare un esodo a tutto un popolo che è ancora schiavo. Altro richiamo. Una grande folla seguiva Gesù perché vedeva i segni che lui compiva. È esattamente ciò che accadeva con Mosè. Il popolo di Israele lo ha seguito, si è fidato di lui perché ha visto dei segni che venivano da Dio. Anche Gesù ispira fiducia in coloro che lo vogliono seguire, che vivono in una terra che non è il regno di Dio, è il regno del maligno. Lui li vuole tirar fuori, ci si fida di lui perché compie dei segni che non possono venire che da Dio. Ultimo richiamo all'Esodo. Gesù sale sul monte, esattamente come Mosè. Non si tratta di un monte materiale, 5.000 uomini con donne e bambini non lo seguono su un monte materiale. È il monte biblico. Il monte è il luogo che indica l'incontro con Dio. Gesù introduce tutto questo popolo al quale vuole far fare un esodo
lo introduce nel pensiero di Dio. Se non si sale su questo monte, se non ci si lascia coinvolgere dai pensieri, dai progetti, dai disegni di Dio, si rimane nella terra di schiavitù. L'Evangelista sta dicendomi: stai attento, perché ti sto raccontando un esodo che tu adesso devi fare. Gesù ti vuole condurre fuori dalla terra in cui tu ti trovi, che è gestita dal maligno, dove tutti si sentono schiavi delle passioni, delle invidie, delle bramosie. Li vuole tirar fuori e portare in una terra dove si vive da figli di Dio. Proviamo a pensare allora. Il mondo in cui noi viviamo è gestito dai disegni di Dio o è ancora il maligno che domina in questo mondo, in questa società? Proviamo a interrogarci. Qual è la nostra realtà? Come sono distribuiti i beni necessari alla vita dell'uomo? Come si rapportano gli uomini con il creato, secondo il disegno del creatore o guidati da bramosie insaziabili, per cui si comportano da predoni, da bracconieri, non si interessano delle generazioni future, sono schiavi delle loro bramosie. E da questo mondo Gesù ci vuole tirare fuori. Sappiamo tutti com'è distribuita la ricchezza nel nostro mondo. C'è chi vive nell'opulenza, gozzoviglia, perfino sperpera e spreca le risorse del creato, e c'è chi vive nella miseria, chi non ha accesso nemmeno all'acqua potabile, beni indispensabili per condurre una vita degna di uomini. E di fronte a questa realtà del nostro mondo sorgono interrogativi. L'ha voluto Dio un mondo così? Ha preparato una misera valle infelice per costringere i suoi figli a lottare per accaparrarsi l'alimento per la vita? L'ha voluto Dio un mondo in cui si lotta per il pane? Povertà e sottosviluppo fanno parte del mondo voluto da Dio per farci desiderare poi il paradiso in un'altra vita? Nessuno fa più queste affermazioni. Allora, un mondo così lo ha organizzato il maligno, al quale gli uomini hanno dato retta, e da questo mondo è necessario uscire e andare verso il mondo nuovo, il regno di Dio nel quale Gesù ci vuole introdurre. Eccolo l'esodo necessario. Sentiamo come Gesù vede adesso la realtà del nostro mondo, la nostra fame di vita, quei beni che sono necessari per una vita degna di uomini. Ascoltiamo. Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli sapeva infatti quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gesù alza gli occhi, vede la folla, vede i bisogni della gente che ha fame. È un chiaro invito per noi a sollevare lo sguardo dal nostro piccolo mondo, dai nostri interessi personali, e prendere coscienza della realtà in cui vivono tanti nostri fratelli che hanno fame, sono nella miseria, sono disperati, subiscono violenze. Non è questo il mondo voluto da Dio. Certe volte forse abbiamo pensato che Dio ha fatto male le cose. No, questo mondo l'abbiamo costruito noi ascoltando non la sua parola, ma i suggerimenti del maligno che è in noi. Il maligno è il nostro egoismo, quella pulsione che ci porta a ripiegarci su noi stessi, a pensare al nostro tornaconto, a disinteressarci degli altri. È questo maligno
che ha creato il mondo nel quale viviamo e dal quale dobbiamo fare un esodo. Gesù ci vuole portare fuori da questo mondo vecchio e introdurci nel mondo voluto da Dio. Gesù ha visto questa umanità che ha fame. E quando diciamo fame, non intendiamo solo la fame dello stomaco, ma di tutti i bisogni che devono essere saziati se vogliamo una vita pienamente umana. Non è pienamente umana la vita di un malato, di uno che è solo, abbandonato, di chi è privo di affetto, di chi non ha giustizia, di chi non ha una casa, un lavoro, di chi non può costruirsi una famiglia. Ecco, tutti questi bisogni sono la fame che è presente nell'umanità. Come rispondere a tutte queste forme di fame, perché ci sia un'umanità davvero sazia? Vediamo come Gesù affronta il problema. Si rivolge a Filippo e gli dice: da dove possiamo comprare ciò che è necessario per saziare questa fame? Parte dal nostro modo di ragionare, che è quello di comprare, andare da chi vende. La nostra logica è quella del mercato. Gli scambi ci devono essere, perché se non ci sono gli scambi non moriamo. Ci teniamo quello che abbiamo, ma non ci basta per saziare tutte le nostre forme di fame. Noi siamo fatti bene, non siamo autosufficienti, abbiamo bisogno di questi scambi di doni con i fratelli. Qual è il problema? La logica che regola questi scambi, che è quella del mercato, cioè chi ha dei beni scruta i bisogni, poi pone il prezzo e più il bisogno aumenta, i bisogni vanno benedetti perché mi permettono di aumentare il prezzo. Questa è la logica del mercato che crea quel mondo nel quale viviamo. Difatti dice l'Evangelista che Gesù ha parlato di comprare e di vendere con Filippo per tentarlo, cioè per fargli prendere coscienza che con il nostro comprare e vendere, con la ricerca del proprio interesse, che è la regola del mercato, viene fuori quel mondo ingiusto che tutti noi ben conosciamo. Difatti, i beni sono una tentazione. L'istinto ci suggerisce di impossessarcene, di accumularli, di trattenerli per noi stessi, al massimo di condividerli con i familiari, ma poi anche in famiglia. Quando si tratta del denaro cominciano le divisioni e i dissidi. Difatti nella lettera a Timoteo, la prima lettera, si dice che l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. E Gesù mette alla prova Filippo perché lo vuole fare uscire da questa logica del mondo vecchio. E quindi i doni sono stati dati per essere consegnati a coloro che hanno bisogno. E qual è la prospettiva nella quale Gesù adesso ci vuole introdurre, che è quella di Dio? È che ciò che gli uomini hanno nelle loro mani non appartiene loro. La verità che va tenuta presente è che tutto è di Dio e noi uomini stiamo gestendo beni che non sono nostri. Dio ce li ha consegnati non affinché li doniamo al fratello, ma li consegniamo a coloro che sono nel bisogno. Questa è la logica di Dio. La logica del mercato è quella che regge il nostro mondo ed è una logica fallimentare, genera guerre, profughi, pianti e lutti. E quel pianto è stridor di denti nel quale è cacciato colui che non accetta la logica del banchetto gratuito al quale ogni figlio di Dio è invitato. Stimolato da Gesù, Filippo fa un passo avanti e comincia a pensare, dice che almeno quei buontemponi pieni di
di soldi, si ricordino di fare un po' di elemosina e fa la proposta, dice: ma per risolvere la fame di tutta questa gente 200 denari di pane non sono sufficienti neppure per darne un pezzetto a ciascuno. È la soluzione assistenzialista, l'elemosina. Sarà quella proposta che nel Vangelo di Giovanni è posta sulla bocca di Giuda. Non si poteva vendere per 300 denari questo profumo di nardo e poi dare questi denari ai poveri. Sì, il povero va aiutato, ma l'elemosina non è la soluzione. È un ripiego momentaneo in questo mondo ingiusto, ma non è il mondo nuovo. Gesù vuole un mondo in cui l'elemosina non abbia alcun senso, perché l'elemosina presuppone sempre che uno arricchisca e accumuli e poi ogni tanto lasci cadere qualcosa. Provvisoriamente non lasciamo morire di fame il povero, ma non è questo il mondo voluto da Dio. Poi del resto 200 denari quando sono finiti, l'elemosina quando finisce non risolve il problema. Quindi la proposta di Filippo non ci tira fuori dal mondo vecchio, non accade il prodigio del mondo nuovo, in cui sia saziata ogni forma di fame. Nel Vangelo di Luca viene proposta un'altra soluzione da parte dei 12, i quali vanno da Gesù e gli dicono: congeda la folla perché ognuno vada nei villaggi qui vicini, nelle campagne, e possa trovare alloggio e cibo. In altre parole, la soluzione della fame nel mondo. Ognuno s'arrangi. Sì, ma chi ha i soldi, chi ha gambe buone arriva per primo, poi può prendere tutto il pane che vuole perché c'ha i soldi. Forse è anche una soluzione che dice: da noi vengono per le cose spirituali, la meditazione, ascoltare prediche, pregare, ma poi dopo per quanto riguarda la fame concreta ognuno s'arrangi. Ecco, stiamo attenti perché questo modo di pensare è presente anche nelle famiglie cristiane. Proviamo a pensare qual è l'educazione che i genitori cristiani danno ai figli riguardo alla soluzione della fame, la risposta ai bisogni che noi abbiamo. È la condivisione o è l'invito all'accumulo? Come educano a vedere i compagni di classe, per esempio, come fratelli da amare, da aiutare se non se la cavano in matematica o in fisica, o li vedono come concorrenti, come antagonisti. Se li vedono come antagonisti, siamo ancora nel mondo vecchio, anche se andiamo in chiesa. Sono quindi fallimentari le proposte che abbiamo ascoltato. Il prodigio di veder scomparire ogni forma di male dal mondo, ogni forma di fame, non accade con questa logica. Adesso c'è un discepolo che suggerisce un'altra idea. Sentiamola. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? La terza proposta per risolvere il problema della fame è suggerita timidamente da Andrea, fratello di Simon Pietro, e la soluzione che lui propone è differente dal comperare. Dice: c'è qui un bambino che ha 5 pani e 2 pesci. Poi si accorge di aver detto una cosa senza senso, perché aggiunge subito: che cos'è questo per tutta questa folla? Notiamo, soltanto l'Evangelista Giovanni introduce questo bambino e aggiunge anche che il pane che lui aveva era di orzo, cioè quello dei poveri, non era il pane di grano.
Come si spiega? Che mentre tutti hanno mangiato le loro provviste, è strano che tutti abbiano già finito e non abbiano più niente, e soltanto questo bambino abbia 5 pani e 2 pesci, il dettaglio del bambino è davvero poco realistico, perché lo sappiamo che i bambini sono i primi a consumare tutte le provviste. Quindi non è verosimile che fra tanta gente soltanto lui abbia conservato 5 pani. Delle due una, dicevo, o era un bambino anoressico, o questo bambino è un simbolo. Lo sappiamo che Gesù ha presentato i suoi discepoli come bambini, quelli che occupano l'ultimo posto nella società, quelli che si mettono a servizio di tutti. Difatti, il termine che viene impiegato è paidarion, che è un diminutivo di pais. Chi era il paidarion? Propriamente era il ragazzo di bottega, il servetto. Quando uno voleva imparare un mestiere presso un artista, andava a bottega, si presentava e lui occupava l'ultimo posto della gerarchia perché riceveva gli ordini da tutti, era l'ultimo arrivato e se non si sbrigava ad eseguire gli ordini poteva prendere anche qualche pedata. Questo era il paidarion. È questo bambino che mette a disposizione di tutti tutto ciò che lui ha. Ma viene l'obiezione: che cos'è questo per tutta questa gente? Cioè, bella la condivisione, bello mettere in comune tutto, ma Andrea dice non dà risultato. Il cibo è poco. La moltitudine è immensa. Ecco, attraverso un dialogo ingegnoso, Gesù ha fatto emergere le nostre strategie per risolvere il problema della fame. Sono strategie le nostre che l'Evangelista ha abilmente posto sulla bocca dei discepoli, ma quei discepoli siamo noi che ragioniamo esattamente come loro e di fronte alla proposta di mettere in comune i beni che si hanno, noi pensiamo subito è una proposta irrealizzabile, senza senso. Sentiamo adesso la soluzione di Gesù. E prestiamo molta attenzione perché ci sta insegnando a compiere un prodigio, a porre fine alla fame che c'è nel mondo. Rispose Gesù: fatevi adagiare. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque adagiati, ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Abbiamo visto che Gesù ha rifiutato la proposta del comprare e del vendere per risolvere il problema della fame nel mondo. Se lo scambio dei beni avviene secondo i criteri della logica del mercato, nasce una società in cui c'è pianto e stridore di denti. Chi è fortunato, chi è capace, chi ha molti beni a disposizione, comincia a negoziarli, scruta i bisogni e più aumenta il bisogno, lui può aumentare il prezzo e può arrivare al punto anche che se l'altro non ha i soldi per pagare, lui può rifiutare ciò di cui l'altro ha disperatamente bisogno e può essere anche illegale ciò che sta facendo, ma è disumano. Gesù vuole tirarci fuori da questo mondo della competizione, del comprare e del vendere. Non è così che ci si scambiano i beni che Dio ha posto nelle nostre mani, non secondo questo criterio.
Gesù rifiuta anche il criterio dell'ognuno si arrangi, cioè chi è abile, chi è capace si salva, l'altro soccombe, pazienza. È mondo vecchio, bisogna uscire. Gesù non accetta nemmeno la società in cui ci sia il ricco e il povero che riceve l'elemosina dal ricco. È ancora mondo vecchio. Non è il mondo voluto da Dio. E adesso lui ci propone il mondo nel quale adesso ci vuole introdurre, quello che adesso contempliamo perché è costruito secondo i criteri di Dio. Cosa fa Gesù? Dice ai discepoli: fate adagiare gli uomini. Il verbo è importante, anapiptein, fateli sdraiare. Come mai? Perché è la posizione che assumevano durante la celebrazione della Pasqua ebraica. Non ci si sedeva, ci si sdraiava per celebrare la propria libertà. Avevano cominciato i persiani a sdraiarsi perché loro si sentivano persone libere che dovevano farsi servire poi dagli schiavi. I greci avevano preso quello stesso uso sempre per celebrare la loro libertà, anche i romani l'avevano assunto e gli ebrei non potevano essere da meno. Almeno durante la notte di Pasqua si sdraiavano perché dicevano siamo persone libere. Gesù fa sdraiare. Vuol dire il mondo nuovo è fatto da gente libera. Se sono persone che sono ancora schiave delle loro passioni, delle loro bramosie, dalla volontà di accumulare beni, se sono ancora schiavi del denaro, dell'avere, non nascerà il mondo nuovo. Prima condizione è che i discepoli preparino degli uomini liberi, altrimenti il prodigio non accade. Si rimane nella terra di schiavitù dove la fame non sarà mai saziata. Gli uomini devono smetterla con i loro egoismi, con le loro cupidigie, le loro bramosie. Almeno i credenti dovrebbero lasciarsi liberare da queste pulsioni che li disumanizzano, impediscono di comportarsi da uomini, cioè di mettere i propri beni a disposizione del fratello che ne ha bisogno per la vita. La prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, dice: e almeno i credenti dovrebbero riflettere su queste verità elementari. Nulla abbiamo portato in questo mondo e nulla possiamo portar via. Quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi, eccola la schiavitù, cadono nella tentazione, nell'inganno di desideri insensati che sono queste bramosie che impediscono loro di vivere da uomini, cioè di essere persone attente al fratello e disposte a donare i propri beni affinché l'altro viva. Eccola la prima condizione perché nasca questo mondo nuovo nel quale Gesù ci vuole introdurre, ed è l'unico mondo dal quale compare la fame. Seconda cosa che Gesù fa, li fa sdraiare sull'erba verde. C'era molta erba in quel luogo. È un banchetto davvero originale. Il dettaglio è apparentemente marginale e superfluo, ma è molto significativo perché richiama il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, in verdi prati mi fa adagiare. Intende dire Gesù ti vuol far fare un esodo per introdurti in questa oasi di pace, non nel pianto e stridor di denti del mondo vecchio,
ma nel mondo nuovo, quello voluto da Dio. E poi Gesù che cosa fa? Prende i pani, alza gli occhi al cielo e rende grazie. Cosa significa questo gesto di Gesù? È la benedizione. Significa riconoscere, alzando gli occhi al cielo, che tutti i doni per la vita dell'uomo vengono dall'alto, vengono da Dio, non appartengono agli uomini. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo, i suoi abitanti. Se non si solleva lo sguardo al cielo, allora l'uomo ritiene questi doni e questi beni come suoi e allora entra la logica del mercato. Ma se l'uomo sa che non sono suoi beni, ma che sono di Dio, perché quando arriviamo in questo mondo arriviamo senza niente, tutto è di Dio, noi siamo amministratori di questi beni e sappiamo a chi Dio destina questi beni, che sono i fratelli che ne hanno bisogno. Ecco, questo sguardo al cielo è indispensabile per cogliere, per assimilare la logica nuova con la quale vanno gestiti i beni di questo mondo. L'epoca della morte di Dio è quella in cui si pensava che per essere uomini bisognava eliminare Dio, è passata. Rimane da chiedersi però, se eliminiamo questo sguardo al cielo, se eliminiamo questa verità che noi non siamo padroni ma ospiti in questo mondo, su che cosa possiamo basare poi l'affermazione che non possiamo accaparrarci i beni secondo la nostra abilità, secondo le nostre brame? Chi ci può impedire di commerciare questi beni che noi abbiamo ricevuto e chi ci può impedire di metterli in vendita al miglior offerente? Se invece sappiamo che i beni non sono nostri ma sono di Dio, allora li possiamo gestire soltanto donandoli, offrendoli a chi è nel bisogno. Eccolo il sogno di Dio, è contemplare un giorno tutti i suoi figli quali virgulti d'ulivo attorno alla mensa, commensali, invitati al banchetto, non padroni che si accaparrano il cibo sottraendolo a chi ha fame. Poi, quando furono saziati, Gesù dice di raccogliere i pezzi avanzati, perché nulla deve andare perduto. 2 volte viene ripetuto che vanno raccolti tutti i resti, tutti i pezzi. Ecco l'importanza del non sprecare i doni di Dio. E notiamo anche lo spreco che avviene nel nostro mondo, perché meno si condivide, più si spreca. E difatti li raccolgono e si nota questa insistenza e poi con questi avanzi riempiono 12 ceste, colme, piene, è proprio la sovrabbondanza dei doni di Dio. Quando sono gestiti secondo i criteri del Signore, non soltanto sono sufficienti per saziare la fame, ma ce ne sono in abbondanza. Sentiamo adesso che cosa ha capito la gente della proposta fatta da Gesù. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Gesù ha mostrato il mondo nuovo nel quale ci vuole introdurre, il mondo non più retto dalle crudeli leggi del mercato
che creano il pianto e stridore di denti. E in questo mondo vuole introdurre tutta l'umanità. Ce lo dice quel numero 5.000. Il numero 5 nella Bibbia è il simbolo del popolo di Israele. Moltiplicato per 1.000 è l'umanità intera che è invitata a entrare in questo mondo nuovo che lui propone. Ed è il mondo dove non si è più schiavi di bramosie, di cupidigie, ma dove si è realmente liberi non di fare ciò che si vuole o ciò che piace. Questa non è libertà, è ancora schiavitù delle proprie passioni. L'uomo è libero quando è realmente se stesso, quando è mosso dalla gioia di vedere un fratello felice. Felice perché lui ha collaborato alla sua gioia colmandolo dei beni che Dio ha posto nelle sue mani, li ha consegnati al fratello nel bisogno, esattamente come ha fatto quel bambino che ha consegnato tutto ciò che aveva, 5 pani e 2 pesci, il numero 7, è la totalità. È il modello del vero discepolo di Cristo, di colui che accetta la proposta di mondo nuovo fatta da Gesù. Cosa hanno capito? Gesù ha mostrato tutto questo, non hanno capito niente. Loro cercano Gesù facitore di miracoli, ma il miracolo non l'ha fatto Gesù. Il prodigio l'ha operato quel bambino e loro non vogliono guardare al bambino, perché il bambino è colui che consegna tutto. È la proposta di mondo nuovo che fa Gesù, essere tutti come quel bambino. Loro cercano Gesù come facitore di miracoli. Non vogliono fare l'esodo, vogliono rimanere schiavi delle loro cupidigie. Stiamo attenti, perché ciò che hanno fatto loro, questa incomprensione, è quella anche oggi di tanti cristiani che vogliono Gesù e cercano Gesù come facitore di prodigi. E Gesù, quando lo cercano per questa ragione, cosa fa? Scappa, va sul monte. È l'incomprensione che lo fa fuggire. Da lui non ci si aspetta la luce che indica l'uomo nuovo, il mondo nuovo, l'umanità nuova. E guai a togliere questa attesa di prodigi dalla mente delle persone, anche dai cristiani, perché la ricerca del prodigio fatto da Gesù che piove dall'alto è la ragione della fede di molta gente ancora oggi. Ma Gesù, quando c'è questa incomprensione, scappa. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.